Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi faremo insieme questo nuovo portachiavi amigurumi. È da tanto che non facciamo un portachiavi assieme e ho voluto unire un po' di cose. Facciamo un nuovo portachiavi e un progettino per San Valentino, una cosa veloce e facile da fare se state cercando appunto un'idea nuova. Ma se non volete farlo come portachiavi potete farlo ovviamente come cactus da regalare o da tenere su qualche mensola in cucina. E a questo proposito oggi faremo questo insieme utilizzando un filato un po' più grosso, così vedete meglio i punti. Questo vasetto l'ho fatto anche per i cactus che avevamo fatto qualche settimana fa, quelli con la scritta Love. Vi lascio di seguito una foto. In questo modo tutti i cactus che volete li possiamo piantare in questo vasetto rotondo. Per fare il portachiavi ho utilizzato il cablè numero 5 come per tutti i portachiavi che abbiamo fatto assieme, e se vi interessa trovate la playlist dei portachiavi, ve la lascio nella descrizione del video e nell'angolo in alto a destra. Mentre oggi insieme nel tutorial faremo questo cactus che è un po' più grande, così vediamo meglio i punti. Per fare questo ho usato il filato duetto e un uncinetto da 3 mm. Se volete utilizzare anche voi questi filati, il duetto o il cablè, vi lascio nella descrizione del video il sito web della merceria Arcobaleno, dove potete trovare tutti i colori che vi interessano. Oltre al filato e all'uncinetto ci serve solo un po' di ovatta, un ago da lana, una forbice e, se vogliamo farlo diventare un portachiavi, un anello portachiavi con un pezzetto di catena. Fatemi sapere se questo progetto vi piace regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto al video. Non vedo l'ora di leggere tutti i vostri messaggi. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per il vasetto cominciamo con un anello magico e nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi nel cerchio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. Lavoriamo a spirale, quindi marchiamo l'inizio di ogni giro con un marker o con un pezzetto di filo. Nel giro 2 lavoriamo 6 aumenti, 2 punti in ogni punto. 1, 2. Nel giro 3 lavoriamo un punto basso nel primo punto e un aumento, 2 punti nel secondo punto. E ripetiamo un punto, un aumento per tutto il giro. Nel giro 4 lavoriamo un aumento nel primo punto e 2 punti per 2 volte, un punto in ogni punto. E ripetiamo un aumento, 2 punti per tutto il giro. Nel giro 5 lavoriamo in costa, che vuol dire che prendiamo solo la mezza catenella dietro di ogni punto. Lavoriamo 5 punti, 1, 2, 3, 4, 5 e un aumento, 2 punti nel sesto punto. E ripetiamo 5 punti, un aumento in costa per tutto il giro. Dal giro 6 ricominciamo a lavorare normalmente in tutto il punto. Lavoriamo un aumento e 6 punti. 1, 2, 3, 4, 5
6 e ripetiamo un aumento 6 punti per tutto il giro. Nel prossimo giro lavoriamo 7 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e un aumento. E ripetiamo 7 punti, un aumento per tutto il giro. Il giro 7 termina con 36 punti. Nel giro 8 e nel giro 9 lavoriamo questi 36 punti punto su punto, un punto in ogni punto. Nel giro 10 lavoriamo 4 punti, 1, 2, 3, 4 e una diminuzione, e per la diminuzione prendiamo le mezze catenelle verso di noi dei prossimi 2 punti, portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto. E ripetiamo 4 punti, una diminuzione per tutto il giro. Nel giro 11 lavoriamo una diminuzione, e 3 punti, 1, 2, 3 e ripetiamo una diminuzione 3 punti per tutto il giro. Nel giro 12 lavoriamo in costa dietro, prendendo sempre solo la mezza catenella dietro di ogni punto. Lavoriamo un aumento e 3 punti, 1, 2, 3 e ripetiamo un aumento 3 punti in costa dietro per tutto il giro. E nel giro 13 lavoriamo 4 punti, 1, 2, 3, 4 e un aumento. E ripetiamo 4 punti, un aumento per tutto il giro. E alla fine del giro tagliamo il filo un po' lungo. Togliamo il marker, infiliamo il filo in un ago senza punta, rovesciamo il lavoro e pieghiamo gli ultimi 2 giri di punti all'esterno. Sul bordo rimarrà tutto il giro di mezzi punti che erano rimasti non lavorati dall'ultimo giro in costa, così. Ed ora cuciamo in questo modo, vedete che nel rovescio il punto ha una V rovesciata e poi sotto un filo orizzontale. Prendiamo questo filo orizzontale e il filo sotto del punto e cuciamo così tutto intorno. In questo modo, e il filo, questo filo per il momento lo facciamo uscire sul dritto e questo è il vasetto. Per le foglie e la terra la tecnica è sempre la stessa, quindi non vi mostro i giri lavorati passo passo, di seguito vi lascio gli schemi scritti e voi come al solito potete riscriverli o fotografare lo schermo.
Per tutte le foglie non imbottiamo il lavoro, lo appiattiamo e alla fine tagliamo il filo un po' lungo per poter cucire. Per il fiore prepariamo un anello magico, lavoriamo una catenella, un mezzo punto alto, una catenella, un punto bassissimo nel cerchio. E questa è la ripetizione che ripetiamo in totale per 5 volte. Una catenella, un mezzo punto alto, una catenella, un punto bassissimo. Alla fine tagliamo il filo un po' lungo per poter cucire e questo filo lo portiamo dietro attraverso il cerchio magico e tiriamo il filo del cerchio magico per chiudere il cerchio. E questo è il fiorellino. Ed ora che abbiamo tutti i pezzi, vediamo come assemblarli. Per prima cosa cuciamo la terra al vasetto. Rovesciamo di nuovo il vasetto per lavorare in modo più semplice e cuciamo in questo modo, prendendo un punto nella terra, come al solito, passando sotto i punti, e sul vasetto prendiamo il filo che è rimasto dell'ultimo giro di punti, quando abbiamo cucito il vasetto. E in questo modo cuciamo tutto intorno. Qui non abbiamo lo stesso numero di punti e quindi ogni tanto saltiamo un punto. Quindi non entro qui, entro nel punto successivo. Raddrizziamo il lavoro e prima di cucire completamente riempiamo bene con l'ovatta. Riempiendo in modo che il fondo rimanga piatto. E completiamo la cucitura. Qui abbiate pazienza, tirate fuori il lavoro in modo da vedere i punti. E completiamo. E una volta cucito tutto intorno, portiamo fuori il filo dallo stesso foro da cui abbiamo fatto uscire il filo del vasetto. Tra questi due fili facciamo un bel nodo doppio. E nascondiamo i fili all'interno dell'amigurumi. E questo è il risultato. Cuciamo la foglia grande alla terra e per cucire utilizziamo sempre lo stesso punto. Andiamo sotto i punti dell'ultimo giro del cactus e sulla terra da un punto a un altro. E giriamo tutto intorno.
alla fine, come al solito, il filo lo facciamo passare per l'amigurumi e lo facciamo uscire da uno dei fori. Cuciamo anche tutte le altre foglie nella posizione che preferiamo. Annodiamo e nascondiamo i fili, come abbiamo imparato. Se vogliamo farlo diventare un portachiavi, come vi ho mostrato tante volte, ci serve un anello portachiavi e un pezzetto di catena. Li vendono già così, oppure potete utilizzare anche solo l'anello e fare una riga di catenelle e agganciare l'amigurumi, oppure appunto, se volete, potete utilizzare la catenella. Qui apriamo l'ultimo anello della catena, scegliamo un punto dell'amigurumi in cui agganciare il portachiavi e, se vogliamo, apriamo un po' il punto, inseriamo l'anello che abbiamo aperto e lo richiudiamo con le pinze. Il cuore che ho usato è il mini cuore amigurumi, un tutorial che vi ho fatto tanto tempo fa. Vi lascio il link nella descrizione del video e nell'angolo in alto a destra. E il portachiavi è pronto. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che questa nuova idea vi sia piaciuta e soprattutto che vi possa essere utile. E se la rifate, ricordate di condividere le vostre foto con me. Sapete che adoro vedere i vostri lavori, lo potete fare taggandomi in Instagram oppure nel mio gruppo Facebook. Fatemi sapere se questo progetto vi piace regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto il video. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!